Rieletto Occhiuto, trionfo del centrodestra in Calabria. Il 5 e il 6 ottobre 2025 la Calabria ha votato per eleggere il presidente della giunta regionale e rinnovare il consiglio. Ma queste non sono elezioni ordinarie, sono anticipate. Il presidente uscente, Roberto Occhiuto, si è dimesso ad agosto dopo essere stato raggiunto da un avviso di garanzia per presunta corruzione e ha deciso, audacemente, di ricandidarsi, spingendo verso lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il risultato è stato netto. Occhiuto conquista un secondo mandato con una vittoria netta su Pasquale Tridico, candidato sostenuto da un campo largo di centrosinistra e Movimento 5 Stelle. Le proiezioni più citate lo danno intorno al 57-58%, coalizione intorno al 58,5%, contro il 41-42% di Tridico, coalizione circa 40,7%. In alcune sezioni lo scarto supera i 18 punti percentuali. L'affluenza finale si è fermata al 43,14%, in calo rispetto al 44,36% registrato nel 2021. È una soglia che riaccende il dibattito sulla disaffezione elettorale nel Sud. Con questa vittoria, Occhiuto compie un'impresa. È la prima volta in Calabria che un presidente uscente viene riconfermato. La campagna, le scelte e le tensioni. La chiave della campagna elettorale si è giocata su tre fronti: narrazione del buon governo, la mossa politica delle dimissioni e il ruolo debole del centrosinistra. Occhiuto ha costruito il suo discorso attorno all'idea che in questi 4 anni la Calabria abbia compiuto passi avanti importanti su sanità, infrastrutture e riforme. Nella campagna si è spesso udita la frase in 4 anni più che in 40, a evocare un'accelerazione rispetto al passato stagnante. Le sue dimissioni, annunciate il 31 luglio e formalizzate l'8 agosto, hanno avuto un duplice scopo: far slittare il voto, sembrare non contaminato dallo scandalo e mettere il centrosinistra in un campo precipitato. In un'intervista, Occhiuto ha attaccato chi avrebbe voluto batterci per via giudiziaria. Sul fronte opposto, Tridico ha accettato la sfida in condizioni difficili. Un'alleanza ampia ma costruita in fretta, con poco tempo per elaborare visione e identificazione netta. Dopo il voto ha chiamato Occhiuto per congratularsi e ha detto che l'impegno per la mia terra resta. Esponenti del PD hanno notato che, pur essendo cresciuto nelle percentuali rispetto alle elezioni precedenti, il dato non riesce a compensare lo squilibrio nella riconoscibilità del candidato e nel radicamento territoriale. Un elemento ulteriore, la legge elettorale regionale calabrese, con premio di maggioranza e soglie regionali e circoscrizionali, 4%, 8%, eccetera, ha contribuito a consolidare la vittoria di coalizione. Il profilo di Occhiuto: lungo corso, amicizie e ombre. Roberto Occhiuto nasce a Cosenza il 13 maggio 1969. Dopo un inizio in politica locale, consigliere comunale, entra nel circuito regionale e nazionale, transitando attraverso vari partiti, dalla DC al PPI, dall'UDC a Forza Italia, attraversando qualche passaggio intermedio. È fratello di Mario Occhiuto, che è stato sindaco di Cosenza, e il rapporto familiare è spesso ricordato nei retroscena politici calabresi. Nel 2024 è diventato vice segretario nazionale di Forza Italia. La sua esperienza parlamentare è lunga: deputato dal 2008 al 2013 per l'Unione di Centro e poi dal 2014 al 2021 per Forza Italia, diventando anche capogruppo alla Camera prima di passare alla presidenza regionale nel 2021. All'epoca è stato eletto con il 54,46% dei voti. Negli ultimi mesi il suo nome è stato al centro di un'inchiesta della Procura di Catanzaro riguardante presunte corruzioni e bonifici sospetti in società agricole connesse al territorio. I suoi detrattori hanno visto nelle dimissioni anticipate una manovra politica per ripulirsi di fronte all'elettorato. Alcuni analisti commentano che Occhiuto ha fatto della comunicazione un suo terreno di forza, con narrazioni fortemente personalizzate, il riscatto calabrese, che spesso mettono in ombra le complessità strutturali. Non senza tensioni all'interno del centrodestra. Qualche attrito con la Lega è stato segnalato in passato, anche per questioni di posizionamento e alleanze territoriali. Oltre il voto, cosa resta da leggere nella vittoria? La conferma di Occhiuto non è solo un segnale locale, è un punto di riferimento per il centrodestra nel Mezzogiorno, in un momento in cui le elezioni regionali si susseguono.
ma il risultato porta con sé nodi che non si dissolvono. Innanzitutto l'astensione. La non partecipazione, oltre il 56% degli aventi diritto non ha votato, non è irrilevante e suggerisce un terreno di sfida per ogni forza politica che voglia riconquistare legittimità. Poi la questione giudiziaria. La vicenda che ha portato alla sua ricandidatura non è sparita con il voto. Resta sullo sfondo e farà parte dell'orizzonte politico del nuovo mandato. Infine, il centrosinistra. Il campo largo ha provato un'operazione ambiziosa, ma l'aver scelto un candidato poco radicato, non percepito e incapace di proporre una forte visione propria, pur con applausi al coraggio, ha mostrato i suoi limiti. Tridico, ex presidente dell'Inps ed eurodeputato, rimane un nome di prestigio, ma in questo contesto la partita sembrava persa in partenza. Con questo mandato rinnovato, la Calabria sarà osservata a stretto giro. Le promesse di rottura e cambiamento dovranno confrontarsi con vincoli reali, risorse, rapporti con lo Stato centrale e con gli altri poteri regionali. Il rischio starebbe nell'essere risucchiati nel tema buon governo, come semplice cliché elettorale, senza che le barriere sistemiche, infrastrutture arretrate, spopolamento, disservizi sanitari vengano effettivamente superate.